Salve a tutti, bentornati in questo nuovo video tutorial. La scorsa volta abbiamo visto come installare Windows 11 dal sito web Microsoft, l'immagine ISO tramite Rufus, modificare l'ISO di Windows bypassando l'account Microsoft che viene richiesto durante l'installazione di Windows e bypassando anche la rete di internet, la scheda di rete internet, la connessione di rete, per avere un account locale Microsoft, evitando poi di avere, andando poi ad eliminare tante applicazioni inutili come Copilot, come vedete, Google Drive, Xbox, tutto ciò che è inutile. Alleggeriamo Windows come sistema operativo, lo teniamo più leggero. Però abbiamo un problema, essendo un Asus AMD Ryzen, scheda grafica a parte, Radeon Graphic AMD, mancano i driver e quindi non abbiamo connessione internet. Se anche voi avete acquistato un computer nuovo, soprattutto che ha AMD e non Intel, può capitare i nuovi Asus che manchi proprio non riconosce Windows la scheda di rete. Infatti se andiamo su pannello di controllo, gestione dispositivi, come ben vedete altri dispositivi mancano tutti i driver, soprattutto il controller di rete, mentre qui è presente la scheda di rete, ma questo che vedete, tutto mini spot, sono solo virtuali che Windows crea automaticamente durante l'installazione, ma non sono i veri, non è il vero nome di scheda di rete di questo laptop. Il nome della scheda di rete di questo laptop lo possiamo vedere proprio da qui: controller di rete, tasto destro del mouse, andiamo in proprietà, si apre il pop-up, andiamo su dettagli, controller di rete, descrizione del dispositivo, ID hardware, il nome dell'hardware del dispositivo, della scheda madre fisica all'interno del vostro computer. C'è la scheda di rete o Ethernet e VLAN, a parte che ha un indirizzo MAC address univoco, un codice alfanumerico 12 cifre che ogni dispositivo hardware ha, ma questo è l'ID, il suo nome, il nome della nostra scheda di rete, che ci servirà per sapere quale driver andare ad installare. PC VEN 10, e mi sono già informato, essendo 10 EC ADEV è una scheda di rete, il driver di scheda di rete Realtek, mentre se avete 14 EC e DEV è una scheda di rete MediaTek, non Realtek, perché variano i nomi delle schede di rete, e nel nostro caso, avendo un AMD, è una scheda di rete Realtek, essendo 10 DEV. Se è 14 DEV è MediaTek. Quindi ora possiamo spegnere questo computer e abbiamo bisogno di un vecchio computer, da cui andiamo dal sito web dell'Asus, mettiamo il nome del nostro modello, appunto in questo caso il nostro modello è questo qui, andiamo driver e unità e tools,
e scendiamo e troviamo Realtek VLAN Driver. Realtek VLAN Driver però più vecchio, vedete la data, questo è il più recente, questo è il più vecchio, il 2025. E qui il MediaTek, nel caso avete appunto, come vi facevo vedere prima, il nome della scheda di rete è di 14 e non 10. Quindi noi, avendo il 10, c'è anche qui due date. Ovviamente se avete quello prendete la più recente, nel caso che avete 14, io no, ho la 10 e quindi vado a scaricare la più recente Realtek. Ho già fatto in precedenza il download e l'ho messo su chiave USB. Dopo il chipset, abbiamo già quello suo AMD chipset driver per la scheda madre e ho già fatto il download. Ci bastano solo al momento, dopo faremo audio in avanti e ci serve ancora anche la grafica, c'è già AMD, ma lo faremo in avanti. Ci servono solo 3 driver importanti: chipset in sequenza prima da installare sul nuovo laptop, dopodiché il system control, andiamo a trovarlo, system control, anche l'applicazione MyAsus per fare gli aggiornamenti futuri dei driver, stare aggiornati. Ecco qui, System Control Interface, ovviamente il driver di data più recente, 2026 del maggio, di aprile, questa è di marzo, la più recente. Facciamo il download, l'ho già fatto, e in ultimo il chipset. Ecco qui, ce n'è solo uno, appunto quello di AMD e il chipset. Dopodiché possiamo chiudere. Dopo ho fatto il download, andiamo a vedere, io li ho salvati già sulla mia chiavetta USB, questo PC. Ah no, ho dimenticato di inserire la chiavetta. Ecco qua. Qui dovevamo installato Windows 11